Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche per i nuovi inizi del prossimo mese. Abbiamo il giudizio, ragazzi. Può essere un periodo di presa di consapevolezza, un periodo, diciamo, di illuminazione dove si comprendono cose che fino a questo momento non si erano capite, o vi dirò che potrebbe esserci qualche tipo di notizia, di chiamata, di informazione che potrebbe effettivamente arrivare nel prossimo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando il corso base di numerologia. In più vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a gennaio 2026. Comunque ragazzi avete tutto scritto nella descrizione del video o sulla pagina web. Allora, cominciamo con un 2 di coppe. Abbiamo un 4 di spade, un fante di bastoni, un asso di coppe, un re di coppe e un 9 di pentacoli, ragazzi. Mm. Bene, partiamo da questo 2 di coppe, che è una carta di incontro, è una carta di una coppia in realtà, quindi può far riferimento a una relazione romantica, ma non necessariamente. È una carta che indica come un punto di incontro. Andiamo a vederlo. Abbiamo il mago. Wow! Un mago e un cavaliere di coppe. Io credo che qui possa parlare di una nuova relazione che inizia, una proposta che potrebbe arrivare. Se avete già una relazione in piedi, potrebbe essere un nuovo punto di incontro con il o la partner. Andiamo a vedere il 4 di spade, abbiamo un 6 di pentacoli e un 4 di bastoni. Datemi una carta per il 4 di bastoni. 3 di spade imperatore. Dunque, ho la sensazione che la relazione in sé sia abbastanza in equilibrio, ma manchi un po' di concretezza. È come se ci fosse effettivamente questa proposta, questo nuovo inizio. Vi dirò, con i 6 di pentacoli, che è una carta che parla di scambi commerciali, di contratti, può far riferimento anche a una questione lavorativa, come se arrivasse una nuova offerta da un punto di vista lavorativo e di conseguenza una nuova, se vogliamo, alleanza. Però appunto ho come la sensazione che manchi un po' di concretezza, che manchi come una certa continuità, se vogliamo. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 10 di spade e 4 di coppe. Mm. Datemi una carta per il 10.
5 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche l'asso di coppe. Nove di coppe e appeso. Allora, ragazzi, pare che, come vi dicevo, questa situazione o questa relazione manchi un po' di concretezza, manchi un po' di entusiasmo, manchi un po' di spirito di avventura, se vogliamo. Cioè, questo imperatore mi dice che le cose sono quadrate. È come se aveste bisogno, perché la cosa strana è che questo è un 4, questo è un 4 e questo è un 4. Quindi è come se ci fosse bisogno di questa stabilità, di questa concretezza, di queste regole eventualmente per far andare avanti bene la relazione, l'alleanza, quello che per voi rappresenta il 2 di coppe, però è anche vero che è come se ci fosse una parte di voi che dovete tenere a bada, dovete tenere calma. E uno potrebbe essere per qualcuno la questione economica, cioè è come se ci fosse un qualche tema a livello economico che vi preoccupa, però è come se doveste smettere di pensare alla carenza, smettere di focalizzarvi proprio sulla carenza, ma focalizzarvi, diciamo, sull'abbondanza. Mentre con quest'asso di coppe io ho proprio l'idea che vi dicano di aprire il cuore, di avere fiducia, di guardare quello che effettivamente vi appaga, di cercare di considerare l'altra faccia della medaglia. Come vi dicevo, se siete soliti focalizzarvi su quello che non avete, su quello che dovete pagare, sui desideri che non si possono soddisfare, è come se si perdesse di vista quello che effettivamente già si ha e non si fosse grati un po', no? Cioè, si è troppo focalizzati su quello che manca, secondo me, nel prossimo periodo. Può essere a livello personale, ma anche a livello di questa unione, di questa relazione. Comunque diciamo che con questo asso di coppe, ragazzi, il senso qui è di aprire il cuore, di avere fiducia, di lasciarsi fluire. Andiamo a vedere il re. Mm. Due di pentacoli e ruota della fortuna. Voglio andare a vedere anche il 9 di denari. Regina di denari e asso di spade. Allora, qui la sensazione è che abbiate bisogno di mantenere un certo equilibrio tra, se vogliamo, quello che vi manca e quello che invece avete. È un po' come il cerco di gestire al meglio quello che ho, perché così facendo, ragazzi, tra l'apertura del cuore, tra questa sorta di soddisfazione e il vedere le cose da un altro punto di vista, arriva finalmente la ruota della fortuna, cambiano le dinamiche. Finiamo poi anche con una regina di pentacoli. Può essere che non diventerete ricchi in questo mese, però ho anche la sensazione che allora, non diventerete ricchi magari da un punto di vista monetario, però sì da un punto di vista di orgoglio, di, come vi posso dire, di amor proprio, di sicurezza in voi stessi, perché con questa regina di pentacoli alla fine sento che sarete perfettamente in grado di gestire la situazione. Ora, se fosse una situazione romantica, devo dire che c'è come un'unione, un nuovo inizio all'interno anche della coppia, se siete già in coppia. C'è come una nuova proposta qui, da valutare con attenzione perché potrebbe sembrare apparentemente in equilibrio, però in realtà vi dico che con il 4 di spade al contrario potrebbero esserci come, diciamo, una sorta di accettazione di come può essere la relazione, di quello che può darvi questo scambio, questa relazione,
Non vedo ancora una sorta di concretezza. Ehm, per esempio, se fosse una situazione lavorativa, potrebbe esserci come un accordo, un preaccordo, un contratto, però poi da lì a dire che si inizia fisicamente a lavorare con questa persona, magari passa ancora un mesetto. Ehm, però al di là di quello, la cosa secondo me su cui dovete lavorare in questo periodo è una sorta di attaccamento alla carenza, cioè non vi focalizzate su quello che manca, non vi focalizzate su quello che potrebbe essere diverso, ma focalizzatevi piuttosto su quello che potete migliorare, su quello che vi piace, su quello che amate, su che cosa vi fa star bene, sul fatto di, con questo appeso, vedere appunto le cose da un altro punto di vista. C'è una sorta di accettazione quando c'è l'appeso, quindi è come se si dovesse dire, ok, questo è il bagaglio con cui parto, vediamo da qui che cosa posso fare, che cosa posso creare. Vi dico, la seconda parte del mese del periodo scorre abbastanza serena. C'è questa ruota della fortuna che mi fa ben sperare, ragazzi, per un cambio significativo sia nella relazione che nella vostra situazione pratica. Tenete presente che comunque la ruota della fortuna parla di occasioni fortunate, di vincite al gioco, premi, potrebbero essere riconoscimenti che arrivano, potrebbero essere occasioni fortunate. E devo dire che se anche non diventerete ricchi, come vi ho detto prima, però la vostra situazione finanziaria ne gioverà abbastanza, eh? E devo dire che acquisirete come un nuovo modo di pensare, un nuovo equilibrio mentale. È chiaro, perché sì, io sono più sicura di me stessa, anche nei confronti degli altri mi comporterò in modo diverso. Cioè, se vi faccio un esempio, non mi importa di rimanere da sola, che sia un lavoro, che sia una relazione, nel momento in cui l'altra persona si comporta male, non avrò paura di comportarmi di conseguenze, quindi di farlo notare all'altra persona, di sgridarla piuttosto che di bisticciarci o di mandarla a quel paese. E quindi mi rende più forte. Spero di essermi fatta capire. E secondo me questo giudizio qui è proprio come se indicasse una fase di risveglio. Ok, c'è un nuovo inizio, può essere che io mi senta un po' così altalenante, un po' insicuro, però se punto su tutto quello che sono le nuove idee, l'amore, la parte emotiva la sento molto forte in questo periodo, vedrete che di conseguenza riuscirete a trasformare questo 5 di pentacoli in un 9 di pentacoli. Quindi questa situazione di carenza in una situazione di abbondanza. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, vediamo che cosa vi dicono. Wow, arrenditi al divino. E questa carta vi dice: identifica una paura che hai bisogno di lasciare in mano al divino, in modo incondizionato. Questa preghiera può cambiare veramente tutta la tua vita. L'obiettivo: liberare la tua anima dalla carica della paura. Non sento che abbiate paura proprio a livello di affrontare la relazione, piuttosto penso che sia una paura di soffrire, una paura di, diciamo, di essere feriti un'altra volta, o potrebbe essere una paura, soprattutto se per voi fosse una situazione economica, una paura di perdere dei soldi, di investire male, di non farcela fare questo passo nuovo magari. Però è un po' quello che dicevo prima, se vi focalizzate sulla carenza attirerete carenza, voi focalizzatevi su questa coppa piena che è traboccante di fluido, di amore, di soldi, di sentimenti, di idee. Mm? Andiamo a vedere un altro oracolo. Sforzi, 2 mesi.
Quindi ragazzi, io prima qui vi parlavo di un mesetto e più o meno ci siamo, cioè diciamo che per 1 o 2 mesi probabilmente dovrete fare un po' i ballerini, i giocolieri, dovrete cercare di tenere in piedi più cose allo stesso tempo. E ho anche proprio la sensazione che questo 4 di spade voglia indicare il fare uno sforzo per riuscire a raggiungere questa concretezza che vi manca. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Non c'è niente di più sexy che la mia autentica verità. E qui abbiamo un asso di spade, che è proprio una carta che mi parla di verità che vengono a galla, di chiarezza mentale, di qualche cosa che viene detto per definire un argomento. Tenete presente che l'asso di spade, essendo una spada, taglia quello che non serve più, taglia con il passato se vogliamo. Ok, più energia e intenzione porto al mio coraggio, alla mia fede, meno paura e, e più libero io sono. Sì, qui mette tutte e due le frasi insieme. Meno paura ho e più libero sono. Anche qui c'è un tema, no? Con il discorso della paura. Però sento che è più una paura di soffrire, piuttosto che una paura di sbagliare, piuttosto che paura di non essere sufficienti. È proprio ho paura di soffrire, ho paura di dovermi sacrificare, ho paura di dover patire ancora. Ecco, questo è un po' quello che viene dalla lettura. Però ragazzi, il nuovo inizio è proprio con questa collaborazione, questa nuova coppia potrebbe essere, questo nuovo... io vedo tanto gli accordi commerciali, eh. Fatemi sapere poi nei commenti ragazzi come vi risuona la lettura, io spero che comunque vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente avete la possibilità di fare lo stesso lavoro per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore o per chakra o per trauma, perché in base ai traumi che noi viviamo il nostro subconscio incamera credenze o schemi di comportamento e si tratta di individuarle, appunto, elaborarle e diciamo puntare verso una vita migliore. Comunque, nella sezione degli abbonati tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, tutto è studiato per l'autoconoscenza e questo percorso di crescita di automiglioramento. Se siete curiosi e volete andare a capire quali sono i temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 e sono tutte per gli abbonati. Andrebbero viste in ordine di numero perché diciamo che questa parte è stata creata come se fosse un corso di formazione. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!